Ciao a tutti, in questo nuovo video cambierò un po' argomento. Per forza di cause minori e non maggiori, i miei figli hanno cominciato a lamentarsi perché i giochi andavano lenti, non riuscivano più a giocare, si bloccavano. Allora io gli ho detto di provare a controllare la connessione, provare a giocare ai giochi che non avevano la connessione per vedere se il problema era di connessione, ma il problema non era quello. Poi, dopo varie verifiche, ho provato anche io e solo spostarsi nei menu così o addirittura andando nelle impostazioni, la PlayStation non rispondeva, stava lì anche alcuni minuti e allora ho detto qua c'è un altro tipo di problema. L'errore che dava di solito era CE 36329-3. Ora andiamo a vedere un attimo sul sito sul sito della Sony, della PlayStation, e vediamo cos'è sto errore. Allora, andate sul sito della PlayStation, cliccate su supporto, guida e assistenza, codice errore, digitiamo l'errore. Allora, CE spazio 36 32 9 trattino 3. Allora 36 32 9 trattino 3. Ok, è già uscito l'errore. Qua si è verificato un errore nel software di sistema. Io ho guardato anche tanti forum e scrivono praticamente di fare alcune operazioni con la PlayStation, che adesso vi vado a far vedere subito. Le operazioni sono queste. Allora, nel primo caso alcuni hanno detto anche di fare l'aggiornamento del sistema, ma aggiornato il sistema, che è stato anche molto lento, non abbiamo risolto il problema. Inizializzazione. Questa è l'inizializzazione della PS4, che poi vedremo, ma io sto cercando un'altra. Ok, ora ci siamo. Per andare alla voce che vi dicevo prima, siccome io non sono tanto pratico con la PlayStation, non mi ricordo bene le cose, i passaggi, bisogna accendere la PlayStation in modalità provvisoria. Bisogna tenere premuto il pulsante fino a che non si sente il secondo beep. Praticamente così. E poi al secondo beep si lascia il pulsante e la PlayStation entra in modalità provvisoria. Ti dice di collegare il cavetto, il cavetto va su, al controller. Ok, e in alcuni forum dicono di provare a fare la ricostruzione del database. Fatto anche questa, non ho visto nessun miglioramento. Poi ci sono le altre due soluzioni. Inizializza la PS4, ristalla il software di sistema. Questo praticamente ristalla tutto il software di sistema, però bisogna avere il software, scaricarlo dal sito della PlayStation e installarlo. Bisogna salvarlo su una chiavetta, far partire l'inizializzazione, decidere di fare l'inizializzazione dalla chiavetta e poi parte l'installazione, che poi vi farò vedere come si fa.
A questo punto io ho dovuto fare per forza l'inizializzazione della PlayStation, ma l'ho fatta con lo stesso hard disk. Praticamente l'inizializzazione è come un ripristino, l'ho fatta dal suo hard disk presente. Dopo aver tribulato un giorno perché era molto lenta a caricare i software, l'ho lasciata tutta notte a caricare. La mattina aveva finito, riaccendiamo la PlayStation, ho notato subito che era molto lenta ad accendersi e il problema sussisteva ancora. Allora a questo punto ho deciso di cambiare l'hard disk. Ho pensato che l'hard disk sia troppo incasinato a forza di scaricare giochi e scaricare, cancellare, scaricare. Ho preso l'hard disk della PlayStation 3 che è da 500 giga, e ho provato con quello a installare il tutto e alla fine è funzionato tutto. Ora vi farò vedere tutti i passaggi a uno per fare la formattazione e vi farò vedere questo qua vecchio quando parte l'installazione, questo qua che è rovinato. Praticamente vedrete subito com'è lenta a caricare il software, ma proprio lentissima, ci impiega magari all'1%, ci impiega un'ora. È una cosa che si capisce subito che l'hard disk non funziona. Io ho visto su tanti forum tutte le prove che fanno, ma alla fine se è l'hard disk che non va bene, bisogna sostituirlo. Vi dirò qualcosa in più sull'hard disk. Praticamente questo hard disk potrebbe essere ancora funzionante perché di solito quando è rotto non parte proprio, non va, non è che è lento, non parte proprio, non te lo riconosci neppure. In questo caso si potrebbe provare a fare una formattazione, non con la formattazione di Windows, ma con dei programmi che fanno delle formattazioni a basso livello e magari si potrebbe recuperare. Ok, ora spengo la PlayStation. Ok, tolgo l'alimentazione, togliamo anche la HDMI momentaneamente e vi faccio vedere con quell'hard disk qua per togliere l'hard disk è molto semplice, basta, la saprete già magari meglio di me, togliere quella vitina qua che è un cacciavite a croce piccolissimo. Un'altra cosa, io avevo provato anche a aprirla, pulirla, perché casomai la polvere rallentava un po' tutto il sistema, ma il problema non c'entrava proprio. Allora, tolgo questo hard disk, bisogna togliere tutte e quattro le viti, insomma la svelta. Allora, togliendo l'hard disk, praticamente tutto il sistema operativo, tutti i giochi così sono presenti su questo hard disk praticamente, dunque non c'è nessun problema. Io tolgo l'hard disk, dopo rimetto questo, la PlayStation funziona correttamente perché tutti i dati sono qua. Ora rimetterò l'hard disk vecchio e penso che la PlayStation non partirà neanche. Inserite l'hard disk in questa maniera. Ok, adesso in questo caso non metto la vite perché poi dovrò rimettere l'altro hard disk. Ok, ricolleghiamo il tutto, HDMI e
alimentazione PlayStation. Vedremo la partenza. Non si accenderà niente perché questo qua, dopo ho provato a fare un'installazione e poi l'ho bloccata a metà. Vediamo cosa fa. Vediamo cosa mi dice. Ok, è restato in memoria dove stava finendo di installare il sistema. Vedrete che la PlayStation fa fatica a partire, magari dopo un certo punto partirà, ma sarà molto lenta. Niente, spegnete la PlayStation tenendo premuto il pulsante. Che non c'è altra soluzione. Ok, allora prima di iniziare l'installazione bisogna munirsi di una chiavetta USB. Dopo aver inserito l'hard disk nuovo nella console, anche se non è formattato lo potete usare lo stesso, tanto i file vengono sovrascritti. Andate nel sito della PlayStation, nel Play Store, andate sul supporto. Quando siete sul supporto andate su aggiornamento di sistema. Ok, aggiorna ora per PS4 e poi decidete quale aggiornamento fare. Allora, questo sarebbe l'aggiornamento della l'ultimo aggiornamento, l'ultima versione dell'aggiornamento che dà la PS4. Questo è il software completo. Voi dovete scaricare questo software, che praticamente è tutto il software completo per la PlayStation. Scaricate questo e vi troverete un file di questo tipo. Vediamo se me l'ha già scaricato. Non so dove l'ha scaricato. Comunque vi troverete un file di questo tipo. Io l'ho già messo sulla chiavetta. Probabilmente sta facendo ancora il download. Sì, sta facendo ancora il download. Io ce l'ho già sulla chiavetta e vi faccio vedere come è messo, perché se non lo mettete in questa maniera, praticamente alla partenza dell'installazione del software la PlayStation non riconosce quel file lì dalla chiavetta. Infatti dovete fare questo sistema, creare il file, è questo, ps4update.pup. vi verrà scaricato quel file qua. Voi dovete creare una cartella update con scritto update e un'altra cartella ancora con scritto PS4. Praticamente adesso vi faccio vedere meglio. Tolgo un attimo questi due file che sono la progressione dei giochi che avevo salvato. Elimina, sì, ok. Praticamente la cartella deve risultare così. Allora, nel disco, nella chiavetta USB deve risultare PS4, una cartella con PS4, una cartella con scritto update e il file, quello di installazione, ok? Se no la PlayStation non riconosce la chiavetta, non riconosce diciamo quel file qua di installazione. Ok, dopo averlo scaricato ora vi farò vedere proprio la partenza. Infatti qua, come reinstallare il software di sistema,
te lo fa vedere praticamente la procedura, ti fa vedere la procedura. E qua se leggete vi dice quello che vi ho detto io, che praticamente bisogna creare due cartelle, una con scritto update e una con su PS4. Un'altra cosa importante da sapere prima di formattarla, se riuscite ancora a navigare con la vostra PlayStation nei menu, dovete salvare tutte le progressioni dei giochi su una chiavetta. Se state attenti a salvare sulla chiavetta l'avanzamento dei giochi, così non perdete niente. Se avete comprato dei giochi li potete scaricare nuovamente, se avete Plus vi resta normalmente, perché alcune cose restano sui server e le potete riscaricare nuovamente. Ora procediamo con l'installazione. Vediamo dalla partenza, mi dice di collegare, ho fatto ancora l'avvio in modalità provvisoria, attacchiamo il nostro joystick, ok, andiamo su inizializza PS4. Allora, vabbè, prima proviamo senza chiavetta, vi faccio vedere. Se io faccio partire, mi dice esegui la connessione a un dispositivo di archiviazione USB contenente un file di aggiornamento per la reinstallazione della versione 7.02, perché questo va bene sia per fare l'aggiornamento, infatti qua sulla chiavetta potevate scaricare l'aggiornamento oppure tutto il sistema nuovo, ma il sistema nuovo è già compreso di aggiornamento. Se io faccio ok, attendi, vediamo cosa succede. Ok, mi dice che il dispositivo di archiviazione USB non è connesso. Ora metto la chiavetta, faccio ok, ok, dice la PS4 verrà inizializzata, tutti gli utenti e tutti i dati verranno eliminati, vuoi davvero continuare? Sì. E qua inizierà l'installazione. Vedrete che manca solo, siamo al 99%, manca l'1%, però con questo hard disk quell'1% lì minimo dovrebbe star lì un'ora, e dunque già da qua si dovrebbe capire che l'hard disk non funziona bene. Infatti con un hard disk nuovo questo passaggio me l'ha fatto in pochissimi secondi. Dunque noi potremo star qua a aspettare circa un'oretta e poi passerà al 100%, poi inizierà tutti i suoi procedimenti di installazione, che sono molto lentissimi, tipo l'1% ci vuole un'ora, il 2% un'altra ora e così via. E da qui si capisce che l'hard disk proprio non è rallentato oppure è guasto. Ora rispegnerò la PlayStation perché è inutile proseguire. Vi farò vedere come salvare i dati di progressione dei giochi e i giochi. Le altre cose invece vengono scaricate ancora dal server. Se avete Plus, tutte le cose che avete comprato, che avete acquistato, le trovate tutte sul server e ve le scaricate. Rimetto l'hard disk, quello già formattato.
formattato con il software nuovo, giochi nuovi. Ok, riaccendiamo la PlayStation. Mi dice di connettere il cavo. Ok, ci sono stati un po' di casini perché non mi partiva più l'hard disk, perché era restato memorizzato nella fase di installazione, ma dopo 2 o 3 tentativi, accendendo la PlayStation senza hard disk, mi ha fatto seguire un altro percorso, l'ho spenta normalmente, poi ho rimesso l'hard disk e è ripartita. Ora, qua adesso dovremmo avere ancora tutte le cose di prima. Ok, dunque vedi che abbiamo ancora tutti i giochi e tutte le cose. Dunque tutti i giochi, tutti gli aggiornamenti, software così sono tutti sull'hard disk. Nella PlayStation non resta dentro nient'altro di software. Allora, ora andiamo a vedere subito nelle impostazioni come si fanno a salvare i giochi, a salvare gli avanzamenti dei giochi. Adesso io non è che mi ricordo tanto perché non la uso mai. Aggiornamento, impostazioni, magari lo saprete meglio voi di me. Gestione, memoria di archiviazione. Qua vediamo la memoria di archiviazione dell'hard disk, quanto è occupato. Questo è da 500 giga, non è da 1 tera come quello là, non è da 1000 giga. Andiamo gestione qua, dati salvati dall'applicazione. Ok, questi sono dati salvati in Plus, praticamente li abbiamo salvati sul server e se avete Plus li potete riscaricare nuovamente, non c'è problema. Dati salvati nel dispositivo di archiviazione USB. Allora, questi sono i dati salvati nella memoria di archiviazione del sistema, dunque prima di fare la formattazione dovete copiarli nel dispositivo, nell'USB. Mettete un USB e li copiate, ok? Quando avete installato, avete fatto l'installazione nuova della PlayStation, del software, prendete dalla cartella qua, mettete l'USB, copia nella memoria di archiviazione del sistema, praticamente dall'USB li ricopia nel sistema. Questo per quanto riguarda i dati, gli avanzamenti dei giochi. Invece tutto quello che avete online su Plus le potete scaricare da qua e caricarli da qua. Ok? Spero che il video sia stato di molta importanza, perché io nei forum vedo moltissime cose ma tante volte non sono soluzioni efficaci, sono tutte cose dette, straridette. In questo caso bisogna sempre capire l'origine del guasto e fare delle prove. E non bisogna scrivere cose che si sono sentite dire, eccetera eccetera. Va bene, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.